sa che è finita qui. È finita qui. È finita qui. Inter-Bologna 2-2, una clamorosa rimonta subita dall'Inter in casa, un Inter che si era portato addirittura in vantaggio sul 2-0, che stava dominando, stava andando, sembrava quasi il secondo tempo di Inter-Benfica per quello che stava creando l'Inter dopo il 2-0, stava attaccando alla grande, meritava ampiamente il 3-0, poi però l'episodio che cambia tutto, perché l'arbitro guida vede una trattenuta molto ingenua di Lautaro Martinez, questo peserà tantissimo per quanto mi riguarda nella valutazione di Lautaro Martinez, che è stato estremamente ingenuo nel trascinare l'avversario a terra, però l'arbitro giudica non da calcio di rigore e poi misteriosamente, considerato quello che dovrebbe essere il protocollo a cui siamo abituati, viene richiamato dal VAR, cambia idea, concede il calcio di rigore che cambia tutta la partita, perché l'Inter da quel momento lì Simo va in difficoltà, subisce anche il gol del pareggio nel secondo tempo. Nei minuti finali del primo tempo aveva provato a rilanciarsi, aveva provato a ripartire e poi però nel secondo tempo male, anche alla luce delle scelte secondo me sbagliate da parte di Simone Inzaghi, che quando ha ragione lo sottolineiamo, quando sbaglia lo facciamo lo stesso. È un brutto passo indietro, secondo me, dal punto di vista della mentalità, secondo me, da parte dell'Inter, perché 2 gare consecutive in campionato, prendere 4 gol in 2 partite in casa, in questo modo qui, e farti ribaltare di fatto 2 volte dopo essere andato in vantaggio, non è un gran bel segnale. Questo senza dubbio. La cosa che mi dispiace è che purtroppo, secondo me, oggi ci siamo messi il bastone tra le ruote da soli, perché anche oggi i cambi non mi hanno convinto e mi dispiace perché queste partite capitano in una stagione. Mi piacerebbe che però, se non riesci a vincerle, ci fosse il rammarico di aver potuto fare tutto il possibile. Invece è vero che fino alla fine tu avevi centrali in area di rigore, ci hai provato fino all'ultimo, ma ci hai provato con delle armi che erano limitate rispetto a quello che potevi fare, perché obiettivamente cambi completamente insensati, troppo frettolosi in alcuni elementi, che, ripeto, ti hanno tagliato un po' le gambe. E l'Inter spesso nel finale non riesce in queste partite, a maggior ragione in casa, dove sembra quasi subire ulteriormente la pressione del dover vincere. Non riesce ad essere lucida. Abbiamo iniziato a fare 2000 cross quando avevi tolto tutti quelli grossi fisicamente e alti. Poi magari il gol lo puoi sempre trovare, perché il calcio basta veramente un rimpallo, ma è proprio la cosa che non mi piace di questa Inter è che troppo spesso, quando arrivano queste difficoltà, si taglia le gambe da sola. Poi ci prova, ha comunque dominato a livello di quanto ha tenuto il pallone, quanto ha spinto negli ultimi 20 minuti, ma l'hai fatto potendo mettere solo la terza, invece che andare in quinta con Dumfries, con Thuram, con tutti questi. E questo è imperdonabile secondo me, perché Thuram lo toglie al 54esimo ed è troppo presto e non mi sembrava stanco, Dumfries idem, e anche gli ultimi cambi, Aslani, Çalhanoğlu, non l'ho capito molto, e quindi ripeto, potevi comunque vincerla, però ti sei tagliato le gambe da solo e è un erroraccio questo. Anche perché poi sul 2-2 in realtà l'Inter, pur in maniera confusa, magari non fluida come all'inizio, delle occasioni per segnare le hai avute. Non le hai sfruttate, ma ci sono state e quindi potevi anche portarla a casa. Però poi io adesso dico un paio di cose. Prima cosa, ehm, vedo tanti commenti da chi ci sta seguendo in chat, immagino che tanti non guardino molte partite, perché quel concetto del contro il Bologna devi vincere 4-0 perché noi siamo l'Inter non esiste. Il calcio funziona in maniera diversa. Il calcio prevede che contro il Bologna te la devi giocare contro una delle squadre più organizzate del campionato italiano, che aveva subito solo 4 gol in tutte le prime giornate, affrontando anche Juventus e Napoli, non le ultime arrivate. Sapevamo che avrebbe creato delle difficoltà, comunque siamo riusciti a segnare 2 gol ed eravamo andati vicinissimi anche al 3-0 prima di prendere quel calcio di rigore. Poi aggiungo, è inevitabile che contro l'Inter gli avversari tirino fuori qualcosina in più. Sei la finalista di Champions, sei la squadra che vuole lottare per lo scudetto, a San Siro diverse squadre è normale che tirino fuori qualcosa in più. Tu devi dimostrare di essere lì e di meritare anche quel tipo di rispetto e di attenzione particolare che ti viene messa. Quindi anche questo va detto. E poi io, Simo, ti dirò, a me personalmente
non è piaciuto la risposta mentale dell'Inter dopo aver subito il primo gol, non mi è piaciuta. Allo stesso tempo non riesco a far finta di nulla e dire che l'arbitro non ha inciso su questa partita, che io ripeto, non contesto il fatto che sia stato dato il calcio di rigore, perché probabilmente se l'arbitro lo avesse fischiato a presa diretta, così nell'immediato, avrei detto ok, ci sta. Lautaro è stato molto molto ingenuo. Però ribadisco, se tu arbitro giudichi il contatto non da calcio di rigore, questo non è primo viola in campo, questo è VAR che deve ravvisare un chiaro ed evidente errore. L'intensità del contatto non può essere valutata al VAR e questa cosa non la capisco, anche perché tante altre cose in questa stagione sono state gestite diversamente. All'interno di una prestazione dove questo è l'episodio principe, ma di decisioni sbagliate ce ne sono state tantissime. E in campo, io lo dico sempre, ci sono 3 squadre. Lo si dice la squadra arbitrale. Ci sono le 2 squadre che si affrontano e la squadra arbitrale. E la squadra arbitrale incide sul risultato. Quindi, se volete capire quello che ho detto, io sono stato molto chiaro. Se volete dire abbiamo perso, non puoi dire che abbiamo perso per l'arbitro, non ho detto questo. Ho parlato in un italiano molto chiaro, secondo me. Detto questo, Simo, anche il secondo gol che abbiamo preso, una dormita difensiva che io quest'anno non avevo più visto, sinceramente, al di là di una indecisione di De Vrij contro il Cagliari, avevo visto sempre un Inter più sul pezzo. Per me c'è a questo punto anche un calo fisico e allora mi viene qualche dubbio. Prima della partita io avevo detto qualche giocatore l'avevo già visto un po' stanco col Benfica, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, e anche vabbè, loro due in particolare mi erano venuti in mente, anche Thuram un pochino così. E oggi ho detto diamo fiducia ad Inzaghi, che sicuramente li avrà visti in allenamento, li avrà giudicati meglio. La prova sul campo però in realtà non è che gli abbia dato molto ragione oggi, perché mi è sembrato un Inter proprio anche un po' giù fisicamente in alcuni momenti. Ma in realtà sì e no, perché se tu ritorni sul primo tempo, come hai detto anche bene prima, fai 2 gol in 10 minuti e domini fino al rigore fondamentalmente. La famosa frase che spesso si dice metti i titolari, la aggiusti nella prima ora e poi li fai riposare, oggi eri su quella strada lì, evidentemente. Poi eri partito molto bene, i primi metri di questa strada li avevi fatti benissimo, poi ti è arrivata una trambata con il rigore e con tutto quello che ne è seguito. Quindi non lo so, sinceramente. Io ero uno di quelli che nel mare di persone che anche legittimamente dicevano per me fa bene a mettere titolari, eccetera, io nel prepartita, se ti ricordi, ho detto non lo so, vediamo. Ma adesso sinceramente in realtà non mi sento di dargli tutte queste colpe al mister nell'aver fatto questa decisione. La colpa grande che gli do stasera è nei cambi, perché se tu devi avere io ripeto, questa cosa l'ho detta anche più di una volta e mi spiace dirla oggi perché poi sparare sul tecnico quando non vince è la cosa più facile del mondo, però più di una volta ho detto ho l'impressione che Inzaghi abbia 5 cambi in testa pre-partita e a prescindere da quello che succeda lui fa quei 5 e anche oggi ho la stessa sensazione, perché posso immaginare, non lo so ovviamente, ma posso immaginare che lui abbia detto i primi 3 che ho tolto, che sono i laterali e Thuram, sono tra i più stanchi dopo Benfica, io li metto col Bologna, li faccio giocare un'ora e poi li tolgo. Se però contro il Bologna dopo un'ora la gara è in bilico, Thuram comunque dava delle cose importanti che Sanchez non può dare e i laterali, magari Di Marco sì, ma Dumfries non mi sembrava così stanco, tu devi avere la capacità di leggere che quel cambio lì non lo devi fare, o quantomeno non in quel momento, per come la vedo io. Perché se no, dopo, ripeto, ti tagli le gambe da solo. Sanchez è entrato, ha fatto una fatica enorme a farsi trovare, non secondo me neanche solo per colpa sua, però è la stessa cosa che ho detto a Salerno. Non potevamo fare un cambio leggermente diverso, non potevamo anche aspettare solo 10 minuti. E poi certo l'arbitro, tutto quello che abbiamo detto, comunque è intervenuto, però ti tagli le gambe da solo con un errore che è banale per come la vedo io. Non voglio assolutamente mancare di rispetto, per carità, poi sai che io comunque il mister lo stimo. Però queste volte qui mi sembrano errori banali, mi sembra come nel primo anno quando l'Inter stava pareggiando e mi toglieva Lautaro e Dzeko per mettere Sanchez e Correa e io mi incazzavo come una bestia perché con Sanchez e Correa sei pericoloso 0 al cubo. E anche quello è un errore banale. Quindi è questo che mi dà fastidio, perché è un bravo tecnico ma a volte si incarta su delle banalità.
Mia umile opinione. Sì, sono d'accordo. Io dico solo che stiamo analizzando tutto sulla partita, quindi stiamo dicendo tutto. La sintesi di tutto sul siamo stati polli, penso che la condividiamo tutti. Nel momento in cui puoi mettere sul tavolo tutte le osservazioni che vuoi, nel momento in cui vai in vantaggio 2-0, ti fai rimontare 2-2 a San Siro, con chiunque, ma soprattutto non con una concorrente diretta ai piani alti della classifica, la sintesi del siamo stati polli è la sintesi condivisibile. Quella è la base, l'abbiamo detta prima. Poi bisogna andare anche un attimino più in profondità. Ma non c'è molto altro da dire, Simo, in questa partita, sinceramente, secondo me. È una delusione molto forte, sinceramente, perché quello che hai fatto vedere contro il Benfica aveva dato la sensazione di una squadra dominante dal grande gioco e, e- e che sembrava aver fatto un passo anche a livello di consapevolezza importante, cosa che non può tornare, secondo me, in discussione solo dopo una partita. Poi io ci aggiungo, quando noi, Simo, da tifosi esterni, ci accendiamo perché l'arbitro sta sbagliando tutto, la squadra deve essere matura abbastanza da non accendersi così. E invece, secondo me, in alcuni momenti, anche Aslani, che entra ancora una volta, mi sa che si è preso un giallo alla fine per proteste, che ha fatto perdere altri 40 secondi, bisogna essere più forti di quello a livello di squadra. Sì, sì, no, questo io credo di essermi anche scaldato forse un po' troppo in sta partita, perché poi a un certo punto, secondo me, alcune scelte, alcuni errori dell'arbitro mi hanno fatto un po' innervosire e mi scuso se ho anche un po' esagerato in alcuni casi. Hai detto bene, la squadra ha purtroppo questa esigenza di non doverlo fare. Io da tifoso, quelli allo stadio, tutti noi possiamo anche prenderci questa libertà, tra virgolette, rimanendo nel confine dell'educazione. La squadra no, la squadra deve avere la capacità, soprattutto in casa, di rimanere lucida se vuoi puntare a certi obiettivi e non fare questo tipo di errori. Dopodiché ti dico anche, non so nemmeno se sia effettivamente stato questo uno dei problemi, perché c'è stata una fase, 10 minuti, in cui siamo stati un po' nervosi, ma secondo me poi per il resto è stato più lo sviluppo tecnico della partita, al di là dell'arbitro, ad aver portato questo finale. La cosa che, ripeto, mi dispiace tanto è che intorno all'ora di gioco c'era quella forte sensazione che sarebbe finita così. Ed è Sì. una cosa che da 3 anni, su tante partite, tutti, credo, quelli che gli interisti che guardano la partita condividono. Poi non sempre, per fortuna, finisce così. Questa volta l'impressione molto forte era che il 2-2 lo rischiavi di prenderlo, e una volta preso, dopo i cambi, o facevi gol con un miracolo o il gol non lo trovavi, e infatti è finita così. È questo che mi dispiace, ripeto, solo questo. E quindi dispiace il non trovare quella cosa che ti dà la scossa. E Sanchez oggettivamente è stato poca roba, se ti aspetti che sia lui a darti quella scossa lì, che poi io ripeto, alla fine di occasioni le hai anche avute, perché Carlos Augusto, il tiro murato, Sanchez che segna, ma purtroppo era un po' in fuorigioco. Purtroppo è andata male, è andata male. Detto questo, Simo, ringrazio Alex Docet che da milanista dice adesso aspetto stasera, ovviamente vuole il sorpasso. Ringrazio De Pica Pica che ci dice derubati, De Pica Pica è infiammato in questo post partita. Io chiudo dicendo due cose. Complimenti a Thiago Motta perché dal punto di vista tattico poi la analizzeremo in maniera più fredda e ha saputo trovare le contromisure, le abbiamo commentate in diretta, anche la difesa iniziale a 5 che non ci dava lo sfogo sulle fasce è stato uno dei modi con cui ci ha imbrigliato in una delle cose che noi sapevamo fare meglio e quindi bravo Thiago Motta, ma non lo scopriamo oggi che è un bravo allenatore e che ha in mano una buona squadra. E poi l'altra cosa che volevo dire, comunque all'8ª giornata di campionato, mal che vada, il Milan sarà a quota 21, 2 punti davanti, noi siamo a 19, comunque siamo in quel treno lì. È chiaro che il trend con una sconfitta e un pareggio in casa, soprattutto dopo essere andati in vantaggio, questa volta con 2 punti, con 2 gol di vantaggio, è un trend che una squadra che vuole dimostrare di aver fatto quel passo in avanti rispetto alla scorsa stagione,
in realtà non lo ha fatto, almeno per adesso, e quindi non possiamo essere soddisfatti, ovviamente. Chiudiamo qui la clip, a parte faremo poi le pagelle, oggi immagino già quello che saranno le pagelle, e nei commenti scriveteci secondo voi chi è stato il migliore e il peggiore in campo, siamo curiosi di sapere la vostra, poi a parte troverete le nostre valutazioni.